Teresa, siamo in cucina, dove ti piace venire? Ti stiamo dando fastidio? Siamo in troppe persone? Oggi siamo nelle campagne pisane, più precisamente a San Giuliano Terme, ospiti della villa di Corigliano. La villa di Corigliano appartiene alla famiglia Agostini Venerosi della Seta che l'acquistò nel 1536. In realtà però è stata costruita a metà del 400 sulle ruderi di una domus di cui si riporta l'esistenza già intorno all'anno 1100. Il suo aspetto attuale è dovuto all'architetto Ignazio Pellegrini e risale alla metà del Settecento. Intorno alla villa c'è un bosco secolare con anche altre costruzioni. I soffitti del salone nel vestibolo d'ingresso sono stati affrescati dal pittore fiorentino Andrea Boscoli alla fine del Cinquecento e rappresentano scene mitologiche. E al centro del salone un grande affresco, il convivio delle divinità, raffigura un baccanale di divinità romane e voleva propiziarsi il favore degli astri per alcuni personaggi che sono ritratti insieme ai committenti, Pietro della Seta e Laura Lanfranchi. Questa villa ha ospitato anche molti personaggi importanti, moltissime teste coronate di tutta Europa, ma anche personalità illustri come Carlo Goldoni, Vittorio Alfieri, Gioacchino Murat, Luigi Bonaparte, Paolina Borghese, Carlo Alberto di Savoia e anche i poeti Byron e Shelley. Entriamo ora nell'aspetto paranormale. Il fantasma che pare si aggiri all'interno di questa villa è quello della contessa Teresa della Seta Bocca Gaetani, che dal 1816, anno della sua morte, infesta l'edificio. Lei pare essere una White Lady, ossia un fantasma tranquillo, benevolo, che pare essere stato avvertito da numerosi ospiti di questa dimora, soprattutto durante la notte, svegliati dal tocco delle sue dita. Questo è accaduto appunto a molti visitatori, soprattutto di sesso femminile. È importante la sala da ballo che abbiamo alle nostre spalle, questo perché durante le registrazioni di alcune indagini paranormali svolte da televisioni anche statunitensi, all'interno di questo luogo sono state registrate i suoni di alcuni passi quasi danzanti, cosa che alla contessa Teresa piaceva molto fare, ma non solo. Si narra anche che lo zio dell'attuale conte Agostino Agostini una sera sentì un forte rumore provenire da questa stanza mentre lui era nei suoi appartamenti e quando arrivò nella stanza, ovviamente era da solo all'interno del luogo, trovò parte di un candelabro a terra e quindi si è dato la spiegazione che fosse stato il fantasma a far cadere il candeliere. Ma questo troverebbe anche un parziale riscontro verso altre testimonianze di ospiti di questa casa, perché a quanto pare la contessa si divertirebbe anche a spostare arazzi, tappeti e oggetti di qualsiasi genere. Ora siamo nel piano integrato e qui vennero eseguiti degli esperimenti di galvanismo, ossia stimolazione muscolare tramite scariche elettriche.
Gli esperimenti vennero eseguiti dall'inizio dell'Ottocento dal chirurgo Francesco Vacca Berlinghieri e questi furono di ispirazione a un altro famoso ospite di questa villa, ossia Mary Shelley, che è famosa autrice del romanzo Frankenstein, tanto che poi il folklore modificò il nome di Francesco in Francesco la Pietra, che in tedesco è Frankenstein. Questa è una fontana del 1700 e dalla creatura che vediamo rappresentata sgorgava l'acqua. L'acqua finiva in quello che adesso vediamo come un pavimento che non c'era all'epoca e raggiungeva una fonte di acqua calda che è presente sotto la villa. Spesso veniva gettato del sale per poi poter godere dei vapori da esso derivati. Ma c'è di più, questo muro nascondeva un piccolo trucchetto, un piccolo giochetto, ossia utilizzando un movimento simile a questo veniva attivato un meccanismo che permetteva la fuoriuscita di vapore dalla fontana stessa. Ma perché siamo qui in questa bellissima stanza? Perché volevo raccontare di alcuni fatti che ci sono stati detti personalmente da una persona che ha lavorato per molto tempo all'interno di questa villa, fatti che adesso vi riporterò io. Alcuni di questi si sono realizzati nelle sale al primo piano. Ci racconta che una volta, mentre si stava adoperando al cambio di una tenda in una delle stanze, vide lo strascico di un abito bianco del 1700-1800 uscire dalla porta e nonostante egli stesso l'abbia rincorso per vedere che cosa stava succedendo, nel corridoio non trovò nessuno. Ma sono successe anche altre cose alquanto particolari in altri due ambienti della casa che adesso andiamo a vedere. Uno degli avvenimenti più inquietanti è accaduto qui, nelle cucine. Mentre egli era impegnato a lavare piatti e stoviglie, questa, che come potete vedere è una porta basculante, incominciò a muoversi. Questa porta è spesso soggetto a movimenti dovuti dalle correnti d'aria, però come possiamo vedere non c'è nulla che freni il movimento della porta stessa. Fatto sta che quella volta la porta si aprì, o meglio la sentì aprirsi, ma non richiudersi. Quando si accorse di questa cosa, si mosse verso la porta e vide che si aprì ancora di più, quindi un movimento insolito per un colpo di vento. Pensando che fosse un suo collega, si è posto dinanzi alla porta e proprio qui, davanti ai suoi occhi, trovò la figura di una donna sulla settantina, non molto alta, formosa e vestita con un vestito lungo, nero, bordato di bianco e con un velo legato ai propri capelli. Ovviamente si spaventò molto e questa donna, vista anche la sua reazione, con le mani alzò la lunga gonna del vestito che indossava, si voltò, andò verso l'uscita e non si accese la luce che è presente vicino all'altra porta che rileva il movimento di qualsiasi persona e la porta tornò a chiudersi. E infine un altro fatto singolare che gli è accaduto è in cima a queste scale. Passando dinanzi a quello specchio si sentì osservato e guardando il proprio riflesso notò anche quello cruciato di una donna bionda nell'angolo in alto a sinistra. Spaventato guardò verso le scale ma non vide nessuno e riguardando ancora lo specchio quel volto era ancora lì presente. Quella donna vestiva un abito bianco e beige e diciamo che potrebbe avere dei legami con quello visto giorni prima all'interno della stanza della camera da letto.
Anche il parco ha la sua storia da raccontare, infatti si dice che nelle notti di luna piena, e abbiamo scelto la notte adeguata, un carro trainato da alcuni cavalli appaia lungo questo sentiero. In questa cappella è ospitata la tomba della contessa Teresa. La cappella è chiusa e viene aperta una sola volta all'anno e noi non abbiamo la fortuna di poterne visitare l'interno. Nonostante ciò, durante le precedenti indagini, anche nei dintorni della cappella stessa è stato registrato qualcosa di anomalo e noi lo verificheremo.